Buongiorno a tutti, sono Alessandro Francoli, titolare dell'azienda Torraccia del Piantavigna, che è situata a Ghemme, dove naturalmente produciamo del Ghemme di OCG. Laggiù c'è la collina che si chiama Torraccia, dove esisteva una torre medievale, e poi invece avanti qui 200 metri c'è ancora quella che era la vigna del mio nonno materno, che si chiamava Piantavigna di cognome, quindi capite, Torraccia del Piantavigna, è anche una storiella carina. Questo vigneto c'è dal 1954-1955, in realtà la nostra azienda Torraccia del Piantavigna è più giovane, è nata soltanto una trentina di anni fa e oggi a Ghemme siamo intorno ai 35 ettari. Ci piace molto rispettare le tradizioni della zona, quindi fondamentalmente cresciamo del Nebbiolo, abbiamo chiaramente la Vespolina e poi anche un po' un amore particolare per l'Erbaluce, che ha una storia così travagliata. Di tutti questi ettari al momento in produzione sono la gran parte. La bellezza dell'area è il fatto che insomma il territorio offre veramente molto. Queste sono delle colline con un'origine, se vogliamo, un po' controversa, perché per tanti anni si è detto fossero delle colline moreniche. E poi in realtà sappiamo che la morena non è mai arrivata veramente fino a qui, sono sostanzialmente delle colline di origine alluvionale, ma alle spalle c'è la bellissima storia del supervulcano della Valsesia, che è l'unico supervulcano fossile conosciuto al mondo, il quale sta alle spalle, e quindi tutta l'acqua di dilavamento, tutte le alluvioni che si sono susseguite nelle centinaia di migliaia di anni hanno fatto sì che il nostro suolo ha una ricchezza veramente particolare. Abbiamo poi anche un microclima che è particolare e naturalmente noi ci confrontiamo sempre anche con la vicina Gattinara, che ha le spalle più coperte rispetto alle Alpi. Ghemme invece è proprio sulla direttiva e scende l'aria fresca del Monte Rosa. In primavera qualche volta questo può essere un problema, perché la gelata tardiva a Ghemme è un problema, però poi il vantaggio è quando si arriva verso il periodo di maturazione, perché significa che di notte abbiamo degli abbassamenti di temperatura più importanti e quindi questo fa sì che poi da un punto di vista aromatico ci sia uno sviluppo veramente significativo. Tra microclima e suolo siamo in un'area veramente vocata. Un po' tutti raccontano la storiella di Plinio, che già diceva che nel Novarese si coltivava, e lui ci fa una cortesia straordinaria, perché ci dice che 2000 anni fa qui già si capiva che l'acidità del terreno era particolare e poi c'era un sistema organizzato di viticoltura, quindi con questi presupposti non possiamo che fare delle cose straordinarie. Torraccia del Piantavigna produce quelli che sono chiaramente i classici vitigni dell'area dell'Alto Piemonte, dunque il Nebbiolo, la Vespolina e l'Erbaluce, che noi poi chiamiamo Erbavoglio. Il Nebbiolo costituisce la gran parte, dopodiché la Vespolina ha questa storia così particolare, un vitigno molto difficile, però è bello mantenerlo e dire insomma che la tradizione della Vespolina la portiamo avanti. Nel nostro Ghemme generalmente c'è il 90% di Nebbiolo e poi un 10% di Vespolina. Non dimentichiamo per ultimo insomma il nostro Erbaluce, già prima del grande divieto si chiamava Erbavoglio, un marchio depositato. L'Erbavoglio non cresce nemmeno nel giardino del re e quindi ce lo teniamo. Per questa edizione di Taste presentiamo il Ghemme 2015, in realtà è l'ultima vendemmia che noi abbiamo in commercio, è un vino, vabbè, insomma la banalità della gradazione alcolica, ormai siamo sempre tra i 13 e i 14 gradi negli ultimi anni, anche lui è dato da 90% di Nebbiolo e 10% di Vespolina, naturalmente fa l'affinamento previsto sia in botte che poi in bottiglia, e quello in bottiglia dei 6 mesi che c'è nel disciplinare del Ghemme continua a essere, io credo, una chicca abbastanza importante che Ghemme continua a presentare. L'azienda
oltre ad avere dei vigneti in Ghemme, ha dei vigneti anche in Gattinara. Siamo tra i pochissimi che possono vinificare sia Ghemme che Gattinara. Non nascondo che di recente abbiamo acquistato un appezzamento di terreno a Sizzano e già la prossima primavera pianteremo alcuni ettari a Sizzano, e ci sono delle zone come Boca e magari anche Bramaterra, insomma, che meritano sicuramente un'attenzione. Quindi non è detto che prima o poi ci si sposti per essere veramente un'azienda alto-piemontese al 100%. Dobbiamo davvero credere in questo territorio, perché l'Alto Piemonte non si ferma.